La vocazione è la qualità di una persona e forse non direttamente di un'istituzione. Per questo, più che parlare di vocazione dell'impresa, mi piacerebbe parlare di vocazione dell'imprenditore. Che cos'è la vocazione? La vocazione è quello che muove, per esempio, un artista, è quello che muove un santo, cioè è qualche cosa che spinge una persona a intraprendere un determinato atto, non per un obiettivo esterno all'atto stesso. Cioè la ragione per cui faccio qualcosa è l'azione stessa che sto compiendo. Questo è il concetto di vocazione. E allora è chiaro che l'enciclica chiarisce in modo assai lampante che cosa si intenda con vocazione più radicale. La vocazione più radicale è la vocazione all'amore. Una vocazione che sta scritta all'interno del DNA dell'essere umano. La vocazione all'amore è qualcosa di coniugabile con la vocazione all'impresa? Secondo me sì. È forse più difficile coniugarla rispetto alla figura dello speculatore, perché lo speculatore, lo dice la parola stessa, è una persona che è mossa dai risultati della sua azione. Lo speculatore è interessato a massimizzare un ritorno economico e non è molto interessato al tipo di attività che sta compiendo. L'imprenditore può diventare speculatore, ma può anche essere intrinsecamente mosso dal progetto che sta svolgendo. Yunus, nel suo libro del 2008, parla di imprese for project, cioè imprese che hanno un obiettivo che è coincidente con l'attività stessa dell'impresa. E quindi non è qualcosa che rimanda al profitto, che è un dopo, ma è qualcosa che è intrinsecamente, intimamente legato all'attività stessa. Ecco, in questo senso sono convinto che anche fare l'imprenditore, nella logica, diciamo, di seguire un imperativo categorico a partecipare con l'attività imprenditoriale a un progetto, possa essere una vocazione e forse oso dire possa essere anche un luogo di santità. L'enciclica ci dice anche questo. È sbagliato pensare che l'imprenditore possa fare un cammino di virtù, dove la virtù è soprattutto intesa come la virtù dell'acrobata, qualcuno che riesce a compiere atti virtuosi, che questo cammino di virtù possa essere compiuto nonostante l'attività economica che ci infanga, che ci sporca, oppure dopo nel tempo libero. No, il messaggio che ci viene dall'enciclica è che l'imprenditore può diventare santo, può realizzare e compiere la propria virtù attraverso l'attività imprenditoriale.